Allora, Ciao. eccoci qua. Ciao ciao. 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 Ah, è vero che manca la Vesna, Già. giusto. Va bene. Allora siamo più comode. Io sono nata e cresciuta, no, nata no, ma cresciuta dai 6 anni in poi in un bar. I miei genitori avevano un bar. Mia madre, una madre praticamente assente, anaffettiva totale, pensava solo al lavoro, eccetera. Allora, la prima cosa che ho capito intorno ai 10-11 anni è che non volevo essere come lei. Quindi questo proprio mi è stato chiarissimo nella scuola media. E ho capito anche che ero molto sola, cioè che dovevo pensare io a me stessa, perché gli altri non avevano tanto tempo. Allora, questa vicenda ha fatto sì che, siccome non volevo essere come mia madre, non volevo essere una moglie e non volevo essere una madre, cioè il mio stare al mondo doveva passare da altre parti, quella roba lì. E allora il mio andare avanti, la mia vita è sempre stata la ricerca di stare in questa realtà senza passare per quella strada. E così è stato. E perché quello che poi ha sostanziato, ha sostenuto, ha fatto sì che tutto ciò fosse possibile, è il fatto che poi io le cosiddette madri, non so come dire, una famiglia, un collettivo, un qualcosa, l'ho trovato negli anni 70, cioè quando io avevo 15-16 anni, in quegli anni lì ho trovato tutte le persone che hanno reso possibile quel modo di stare al mondo, no? Ma per me è stato fondamentale. Se non avessi incrociato quegli anni, probabilmente la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Non penso alla possibilità di decidere in totale solitudine, al di fuori del mondo, e tutto il resto, non ci credo. Credo che noi siamo attraversate da tutto quello che ci sta attorno, no? Allora gli incontri che fai, le persone con cui hai a che fare, sono le persone che poi in- determinano in parte quella che sarà la tua vita. Tant'è vero che io ho abortito a 20 e qualche anno perché non ci stava, perché non volevo in quel momento lì, poi in modo particolare, i figli non ci stavano, perché prima io volevo trovare il mio posto nel mondo e lo potevo trovare solo da sola. Ero molto sola, cioè non avevo una famiglia dietro. Avevo un fratello che mi sosteneva in parte da lontano, ma e questo non vuol dire che a me non piaccia amare, cioè io adoro adoro la malattia dell'amore, trovo che sia una malattia meravigliosa, no? Una grande malattia, però mi piace tantissimo, mi sono innamorata un sacco di volte, non è quello il discorso. Il discorso è che anche in queste relazioni qua, ehm, appunto, no, non sposa, no? Non mi sposo, ma non mi sposo perché non volevo la famiglia, perché la famiglia che avevo, che ho avuto, era una roba che per me era il massimo del negativo, fondato sull'ipocrisia, sul denaro, solo sul lavoro, niente affetti, per cui proprio no, no a caratteri cubitali. E quindi no al matrimonio, no alla coppia chiusa, insomma, tutte quelle storie. Questo però, questa scelta ha anche fatto sì che tutte le energie siano andate nella direzione di creare e avere cura di altro. Allora, perché secondo me quel pezzo lì, no? E quindi una vita fatta pensavo sempre camminando oggi, una vita, se penso alla la mia vita è fatta di tanti progetti, uno dopo l'altro. Cioè ho sempre rifiutato il lavoro fisso, ma perché? Perché di nuovo il lavoro fisso mi avrebbe impedito, nella mia testa,
forse sono balle, ma insomma, di continuamente cercare di come cambiare questo mondo, di come farlo migliore, di come io potevo lì dentro lavorare per, no? Per il cambiamento, per questo, per quest'altro, cioè sempre proiettata sul futuro. No? Allora non potevo stare in un posto chiuso. Faccio un progetto, quello è avviato, buon lo mollo, ne attacco un altro, mai individuale, sempre con altre persone, per cui a 60 anni, compiuti da poco, mi ritrovo che se dovessi disegnare la mia vita sono appunto tanti progetti, uno in tromba all'altro, no? Iniziati, alcuni continuano, altri sono finiti, ma io continuo a pensarne ad altri, cioè non riesco a... È come una vita che guarda sempre a quello che farò. Allora, o è una roba che ho lì il senso dell'onnipotenza, o sono molto piena di me, non so come dire, perché è come se io dovessi non star mai ferma, e per non star mai ferma devi avere delle valigie leggere, devi viaggiare leggero, non puoi avere, no, figli, famiglie, no, devi essere molto leggero. Per me il femminismo è stata la possibilità di scegliere e quindi la libertà. Per me è un discorso sulla libertà. Per me avere figli voleva dire non essere libera. Non essere libera, avere dei vincoli, non poter andare, fare, girare, cambiare, così. Per me essenzialmente quello. Poi è vero, la famiglia di origine ha delle influenze. Io vengo da una famiglia numerosa, siamo 5 figli, mia madre ci ha amato in un modo incredibile, si è sacrificata per noi, ci ha dato tutto l'amore possibile e immaginabile, però io ho visto la sua vita molto sacrificata, senza questa libertà. Per me il discorso sulla libertà è fondamentale e per me il femminismo è stata libertà, libertà di scegliere cosa fare del tuo corpo, della tua vita, dei tuoi ormoni. Certo. E per me il 68 e poi il femminismo e poi pensare a quello che voglio fare nella vita e cosa sono e dove voglio andare. Per me è un discorso sulla libertà. E per me avere dei figli significa non avere libertà. Poi magari un'altra donna che ha avuto figli e si sente libera, ha la sua libertà nell'accudirli, nel crescerli, nel vedere questa cosa meravigliosa che per me non è così. Per me faccio già una grande fatica a sopportare i nipoti, figli, cioè veramente già li trovo quasi bellissimi, adorabili, ma quasi insopportabili. Pensa adesso avessi avuto i figli, avessi dei nipoti, cioè veramente posso... Non lo so, penso che non avrei più nessuna libertà. E per me libertà è questo, stare... Cioè questa cosa, riesco a ritagliarmi quella mezz'ora, quell'ora. Cioè io voglio tutto il giorno per me, non voglio quell'ora per me, dove posso scrivere, pensare, fare la passeggiata e poi... No, io voglio tutto il giorno per me, sarò egoista, sarò una terribile, non importa, rivendico questo mio diritto di avere tutto il giorno per me e non dovermi ritagliare quell'ora preziosa quando i bambini dormono, ma li avveleno tutti, così dormono per sé. No, questa è cattiva, veramente cinica. No, per cui sì, è un discorso un po' duro, ma sono arrivata a questa conclusione, che io sono felice di non aver avuto figli e sono felice di essere così come sono, senza figli. E ringrazio il femminismo che mi ha aperto molte finestre, molte porte di libertà. A proposito di ormoni, poi sto zitta, taccio per sempre, ma io ho avuto un attacco d'ormoni qualche mese prima di andare in menopausa, come se fossi diventata un'altra persona, e
volevo un figlio a tutti i costi, cioè così di colpo, pam! Una mattina mi sono svegliata e ho detto, iniziavo a piangere, tutti i bambini che vedevo per strada, la lacrima. Parlavo solo con Gabriella, pigliavamo il treno, andavamo a fare spettacoli a Cuneo e tutto il viaggio. Come faccio? Il mio compagno non vuole, dice che non vuole fare il nonno, vorrebbe fare il padre, ma ormai ha perso il treno, quindi non lo può più fare. Io lo voglio. E Gabriella, aggiustati, fallo. Insomma, così è durato 2 mesi. Sono andata in menopausa. Sì, era È l'ormone che finito. girava. È L'ormone è il segnale che, no? 2 o 3 mesi, finito. E infatti poi il Costa, che era il mio compagno allora, mi fa, e tutta sta roba? Ah già è vero, no. Non mi ricordo più. No, va bene. Così, pam. Una cosa, ma ne ho parlato poi con la ginecologa, mi hanno detto che effettivamente così è il corpo che ti lancia l'ultimo segnale, o adesso mai più. E sì, è il treno che passa, o sali o... E infatti quando incontro donne che sono un po' così dico, pazienta un attimo e vedrai passa. che... Ti passa. Però c'era sogni. No, volevo provare a scambiare con Marisa che cosa... Io mi emoziono adesso. Cosa ho scambiato io con un pezzo di libertà, perché è vero, no? Io mi sento di dire che... Ci pensavo oggi in macchina, stasera vado là, che un figlio è una grandissima implicazione. Certamente più al femminile che al maschile, da subito. Io ho scambiato una esperienza d'amore che non so come mettere in parola, himalayana. Credo la più difficile, nel senso del fascino, nel senso degli apprendimenti da fare, nel senso anche delle competenze della vita da mettere a punto, no? Ci sono delle cose che io non avrei imparato se non fossi diventata madre. Quindi questo è il primo pensiero. Io so che ho scambiato con dei pezzi di libertà che non so dire come altrimenti avrei speso, perché non ce l'ho il costo del sacrificio, però so che ho scambiato un'esperienza di amore che non baratterei per nulla al mondo. Tuttavia, ho tante altre cose da dire, no? Molto ambivalenti, perché questo tema dei figli, io dico che è la prima cosa che mi chiama in campo, potrei intitolarla ambivalenza. E ho fatto esperienze ambivalenti in questa mia vita fino ad oggi, tanto ormai oggi ho chiuso, ma mi sono accorta che non ricordo di essermi mai soffermata da bambina o da ragazzina in una coscienza del desiderio di fare figli. Un giorno, a un certo punto, pensavo di essermi presa una gastrite tornando da un viaggio in India e scopro con ritardo di essere incinta. Quindi io non stavo, quando questo è avvenuto, io non stavo, ed ero grande, perché avevo 30 anni, io non stavo nella rincorsa di un desiderio. Si è compiuta una cosa, naturale, non naturale, si è compiuta, e nonostante si sia compiuta in maniera non progettata e non cercata, questo è diventato per me interessante molti anni dopo e vi racconterò perché. Io in quel momento là non ho minimamente pensato di fare una scelta contraria a quello che era accaduto. Questo per me oggi riguardato è sorprendente, nel senso che non mi venne assolutamente in mente che quell'esperienza, che io potevo fare un reverse rispetto a quello che era accaduto. Ed è l'unica figlia che c'è. Che cosa succede un po' di anni dopo? Che io resto di nuovo incinta, cioè che mi succede nuovamente di rimanere incinta, ma io avevo quelli che per me erano molti anni, giusto appunto.
per stare dietro a un bambino e decido di fare un'interruzione volontaria di gravidanza. Per cui io che cosa ho chiaro? È come se avessi due donne in una. Una che si è confrontata con, come posso dire, con la impossibilità di accogliere un'esperienza, ho appena detto che è un'esperienza di amore gigantesco e che io guardo con meraviglia le donne che scientemente rinunciano di non farla perché mi sembra una rinuncia di cui non vale la pena. Non c'è niente per cui valga la pena rinunciare a quell'esperienza lì. Tuttavia io medesima c'è stato un punto della mia esistenza e l'unica ragione per cui ho scelto, no, le donne scelgono di interrompere la gravidanza perché non c'è magari una cornice relazionale sufficientemente significativa, perché non ci sono le risorse, perché no. Io so che ho fatto quella scelta perché mi è venuto il panico, perché io non mi era chiaro, cioè mi era chiaro che cosa scambiavo, dato il fatto che non avevo più 30 anni, ma ne avevo 43, non me lo ricordo, 43, 44. E ho fatto proprio quel passaggio lì, no? Non era il punto di fare la mamma a 44 anni. Io ho messo i piedi giù dal letto un mattino e lì ho deciso che sarei andata e mi sono vista a 60 anni con un figlio adolescente e mi sono detta, io questo scambio con la vita non sono in grado di farlo. Devo dire che io per tanti mesi ho maledetto il fatto che ci fosse una legge che me lo ha permesso. Perché è stato un cammino difficilissimo, è stata una gravidanza difficilissima, come posso dire, il processo di gestione di perdono di quell'interruzione di gravidanza. Perché io non avevo ragioni, non c'erano vincoli esterni, io avevo delle importanti ragioni mie interne rispetto alle quali credo oggi di essere riuscita ad attivare un processo di perdono importante. Io so che là non sono stata capace, non potevo, non avevo le risorse, era tardi, insomma non ho potuto fare quello che ho fatto. E io non ce l'ho fatta scegliere un'altra volta quel grado di implicazione con la vita di qualcun altro. E in mezzo ci sono state 2 interruzioni volontarie. Quindi io ho concepito 4 figli e ne ho messa al mondo uno. Io mi sorprendo ad essermi dimenticata e a dimenticarmi delle interruzioni spontanee. Io non c'è giorno in cui non tenga a mente che nel mio sistema di riferimento c'è un figlio che non c'è. Io credo non ci sia giorno che io non ho in mente che c'è qualcosa che non c'è. No? E quindi, come dire, mi sembra di aver incontrato la maternità davvero, cioè di esserci entrata attraverso più porte, poi l'ho esercitata una volta sola, ecco. Nella mia storia, per me non esiste questa cosa della scelta. Non c'è stato un momento in cui ho scelto di non avere figli, ma invece credo così di essermi trovata in diverse situazioni in cui niente, che hanno fatto sì che alla fine non avessi figli. Mi colpisce molto questa cosa perché non la cosa che dicevi tu, Rosanna, anche il discorso del femminismo, per me non si pone sulla scelta,
perché non credo, almeno per me, questa possibilità di essere in una posizione in cui tu scegli rispetto a un progetto, ma invece di costruire una rete che ha fatto sì che le storie poi della mia vita fossero accolte e in cui potessi in effetti vivere la relazione con dei bambini, con degli adulti che erano genitori, che possono essere amici, parenti, oltre al fatto che insegnando non mi è mai mancata, soprattutto insegnando alle elementari, non mi è mai mancata questa dimensione di relazione quotidiana, no? Anche se mi rendo conto che è qualcosa di completamente diverso da un rapporto legato alla maternità. Però mi sembrava interessante, no, questo capovolgimento in cui per me se c'è un aspetto, tra virgolette, politico e invece di uno scambio di tanti modelli di vita diversi, non rispetto alla dimensione della scelta. Poi nella mia vita ci sono stati dei momenti in cui anche l'ho desiderato, non credo, sono sicura, abbastanza in qualche modo contenuti, perché credo che nella mia storia, anche nella mia storia, abbia contato più che la mia famiglia di provenienza questo testa a testa con mia madre. Per cui, non so, io a 13 anni gli ho detto piuttosto che diventare come te, me la cucio, e in effetti, da quel punto di vista, è stato così, no? Quindi penso che questo sia stato parte, appunto, di un gran lavorio di fare pace con questa relazione e di mettere insieme aspetti diversi che avevano a che fare appunto con la sessualità, con la possibilità di diventare madre. Quindi insomma vedo un po' questi due aspetti come abbastanza strettamente intrecciati. Allo stesso tempo mi piace molto e credo che sia una risorsa che forse oggi è un po' diversa rispetto a generazioni precedenti, di questo appunto rapporto quotidiano diffuso tra generazioni. Appunto penso al rapporto anche con alcuni figlie, sì, soprattutto figlie di amici e amiche, insomma, come anche con i miei stessi nipoti, ecco, credo di essere stata una molteplice zia. Cioè, che nessi ci sono, se ci sono, tra questi elementi, perché la maternità, i bambini poi diventano grandi, no? Cioè, per esempio, io non so se lo vedo sto nesso diretto, la questione del corpo, per me sto corpo, io ho bisogno che prenda un po' forma dentro questa vicenda della maternità, mi sembra che invece non... Cioè penso che la sessualità non c'entri niente, io ad esempio. Non condivido. O c'entri, non so, molto poco. Per me non c'entra niente. Però c'entra il corpo, perché forse se è una cosa che ho più desiderato, cioè che ho desiderato di più che avere un figlio, e fare l'esperienza, credo che in certi periodi avrei voluto fare l'esperienza della gravidanza. Mentre quello che dicevo prima per me ha a che fare sui bambini, invece di un rapporto per me cruciale con l'infanzia, che è
è un rapporto vivificante, di apertura dell'immaginario, di apertura di altri modi di spiegarsi il mondo. Ecco, senza questo mi sarebbe difficile stare. Però questo può non avere a che vedere con la maternità. Voglio dire, io che ho un rapporto come tu hai con i bambini, per me è assolutamente vitale, questa parte dell'immaginazione, il gioco, di cui ho bisogno tantissimo nella vita e che con gli adulti, le donne adulte, raramente riesco a giocarmi. È una fonte veramente vitale, no? Nutriente, cioè, però per me non ha nulla a che vedere con l'essere madre, ma neanche con lo spirito materno. Io con i bambini mi sento in un gioco, quasi, ovviamente non è paritario, sono un'adulta, però è lì, io mi gioco quello, no? Quindi lì per me l'essere madre non c'entra. Per me, per esempio, sono d'accordo con te, la sessualità non c'entra, cioè il desiderio, verso chi dirigi il tuo desiderio non c'entra. Questa cosa della trasformazione del corpo, quindi tu adesso hai detto, forse mi sarebbe piaciuto vivere la gravidanza, per esempio per me è stato uno degli elementi proprio per cui ho detto ma non esiste, ma non lo voglio neanche vedere questa cosa qua, no? Cioè io sono d'accordo con te, io non ho mai scelto, ma non ho mai scelto perché proprio quell'opzione non neanche l'ho presa mai in considerazione, non l'avevo nell'immaginario neanche da bambina. Cioè a me questa idea, come tu dicevi, no, Rosanna, prima, diventare sposa, diventare madre, cioè proprio non stava... Infatti io non riesco a dire, cioè mi sono interrogata tanto dopo questo invito di Nicoletta e di Marilisa di pensare, no, a queste lunadigas, a questo essere lunatico. Mi sono interrogata tanto e mi sono detta, ma io quando ho deciso? Io mai deciso, non mi è mai interessato, cioè non mi ha mai toccato il tema, avendo io dei rapporti non solo affettivi con i bambini, da una grande zia, tutte queste storie lì, zia assolutamente neanche di sangue, cioè adottiva, ho lavorato tanto con i bambini, ma tutta questa vicenda che invece chiamiamo maternità, che sia l'agire, come dire, il ruolo genitoriale o la trasformazione del corpo e questo creare, no, io mi sento molto vicina a questa cosa di Rosanna, di dire io ho bisogno di creare tanto e possibilmente tutto quello che ogni volta mi stimola e possibilmente il più collettivo possibile. Certo che dietro per me ci sta tutto il ragionamento che ha fatto Rosanna prima lo scompaginare questa idea di famiglia su cui io credo. Io mi ricordo negli anni 70, 80 io dicevo i bambini per legge a 5 anni dovrebbero poter andare via dalla famiglia. Come a Sparta. Perché le Come a famiglie Sparta. rovinano. Voglio dire una cosa sulla struttura della famiglia, questa nostra società. Io la trovo insopportabile come è strutturata la famiglia, cioè che ognuno abbia i suoi figli in questi cubicoli chiusi e possono fare ciò che vogliono di questi bambini, nel bene e nel male. Lo trovo insopportabile. Secondo me i figli dovrebbero essere allevati dalla comunità e non al chiuso in 2 camere con 2 persone che non si sa bene se sono sane o non sono sane di mente, no? Invece dovrebbe esserci un sistema più collettivo dove magari, appunto, non dico arrivare allo scambio, però dove ognuno possa allevare per un pezzo questi bambini, anche chi non ha figli, anche chi... Non so, mi immagino delle case attorno a un cortile e questi bambini... Questo è il modello africano. E sono figli di tutti. Cioè, ecco, non sopporto che siano figli di quel padre, quella madre biologica, e questi hanno un potere enorme, questo padre e questa madre, su queste creature, enorme.
le possono rovinare senza che nessuno possa fare niente. Sicuramente io mi sarei comportata anche peggio, però trovo che una gestione più collettiva dei figlioli sarebbe molto più sana per la società. Invece vedo questi palazzi alti, questi appartamentini, lo trovo di un'angoscia terribile. Non so, Sì, bisogna essere convinti che la società sia migliore degli individui. E questo è anche vero. E questo di questi tempi specie. Però invece scusa, No. dico io. No, io ho vissuto tanti anni a contatto con donne di altri paesi che mi hanno insegnato molto sulla storia dei figli. Intanto all'inizio ero un po' scioccata perché da una parola in su saluta tua zia, bambini di queste donne. Dicevo, ma io non sono zia, no? E la zia Rosanna, allora io ho 50, 60, 70 nipoti in giro per la città perché sono zia di tutti questi bambini di donne d'Africa, donne ma anche sudamericane, che il bambino, la bambina riconosce nell'adulto che conosce la mamma, diventa immediatamente zio e zia, non è l'amica della mamma e ha un potere sul bambino, cioè se tu dici qualcosa a quel bambino, il bambino ti deve ascoltare, perché tu sei un adulto legittimato dalla relazione che hai col genitore a parlare. Qui nel nostro mondo spesso è il contrario, come ti permetti di dire qualcosa a mio figlio? Là sei legittimato. Quindi questo mi ha fatto anche pensare appunto a un modello diverso, quello che dici tu, no? Cioè nelle case in Africa questa cosa, ma per dei motivi anche di sopravvivenza immagino, è molto normale che i bambini si aprano le porte, entrano in un cortile, i più grandi guardano i più piccoli, le persone un po' grandi guardano i bambini di tutti mentre gli altri lavorano, insomma. Quindi c'è questo controllo. Mi è venuta in mente una storia. Io ho passato un po' di anni della mia vita in Centro America. Andavo là, insegnavo, lavoravo con le donne, con le ragazze, i ragazzi, eccetera. E la prima domanda che mi facevano era: tu hai dei figli? E io dicevo no. Ah, estás enferma? No, ero malata, non è pensabile che tu, donna fertile, avevo 35, non so quanti anni, non avessi figli, no? E sicuramente sei malata. Allora, di nuovo, questa roba qua mi scatenava delle rabbie, no? Per cui poi passavo, mi infilavo in discussioni con queste donne, no, per tentare di far capire che si può anche scegliere o in qualche modo che non ti può interessare l'articolo della maternità, ma loro immediatamente ti giravano la frittata e ti dicevano: ma come fai con l'uomo? Perché cos'è che lega un uomo a te? E fargli un figlio, perché l'altra cosa che loro dicevano dopo un attimo che stavano con un uomo era: ti faccio un figlio, che poi è una balla disumana, perché poi non è vero, infatti queste donne hanno 6 figli di 6 uomini diversi, no? Sempre con questo tentativo di tenere il maschio legato. Quindi è tutta una costruzione di un principe azzurro che non esiste, che deve sempre arrivare, sarà quello buono, eccetera. Tutto ciò nella mia testa mi ha sempre di più confermato quest'idea, questa convinzione che appunto io non dovevo passare di lì, non volevo quella roba, non volevo che il mio stare al mondo passasse per quella porta, pur riconoscendo quello che dice Sonia di questa esperienza d'amore impagabile, no? Lo capisco, lo intuisco sicuramente, come
come provo delle fortissime emozioni e commozioni quando vedo dei bambini appena nati, ho visto i miei nipoti, cioè sento, no? È un qualcosa di diverso da qualsiasi altra roba, questo è evidente. Cioè, sul côté emozionale, io non ho voglia neanche di venirci, non mi interessa tanto. Mi interessa un po' più questo côté sociale vorrei anche spezzare una lancia a favore, proprio per tornare al discorso che tu hai fatto all'inizio, cosa ci ha dato questo movimento anni 70, il femminismo, le libertà, bim bam bum bam bam bam. Perché è vero che oggi noi stiamo nelle condizioni, non è che stiamo qua a ripetere il paese in che condizioni, il mondo in che condizioni schifose stiamo vivendo. Ma io vorrei però riprendere un po' delle esperienze che noi abbiamo fatto, di cui noi 5 qua siamo testimoni, cioè non è che non mi va neanche che là dentro a Luna Adigas questa roba non esca fuori e provo a dirla, provo a dirla anche perché sono sicura che Sonia ha avuto delle fibrillazioni come le ha lei contenute in questa conversazione poc'anzi. Perché per esempio allora le donne africane, i bambini sono di tutti, sì, vero, giusto, e peraltro cioè, come dire, mi ricorda anche la mia infanzia quando da piccoli si andava per strada. Io ho vissuto per strada, ho giocato per strada con bambine e bambini, cioè facevamo delle cose che mia madre gliele racconto e mi dice: ma tu facevi quello? Mamma, tu mi facevi fare quello, mi lasciavi stare, io uscivo, non ti dicevo dove andavo, ma io avevo 5 anni, 6 anni, 7 anni, no? Io ho una confusione tra, come dire, il piano che voi portate. Io, figuriamoci se io non condivido le cose che ha detto Susi, e poi però una, come posso dirlo, una proprietà dei legami che non che non si modifica perché è scritta nella struttura del legame, ovunque tu li metta. Cioè la struttura di legame con un figlio, poi è vero che prende delle declinazioni che possono essere comunitarie e sociali della storia delle geografie, ma la struttura di legame con un figlio è la struttura di legame con un figlio. L'esperienza di quella struttura di legame la puoi fare lì, punto, non la fai da nessun'altra parte. Anch'io ce l'ho qualche nipote, non so neanche se è una parola che mi piace così tanto, ho in mente, addosso, tanti figli più grandi e più piccoli di amici che amo molto, ma la struttura di legame con un figlio, così come la struttura di legame con una madre, con un padre, con una sorella, con un'amica, ha delle proprietà che... E probabilmente anche la struttura di legame con un figlio 1, un figlio 2, un figlio 3 ha delle proprietà che io non conosco perché una figlia ho fatto, però per dire, credo che il legame con un figlio si iscriva in un'area, e forse dico anche un po' provocatoriamente, di un figlio che hai generato e poi accompagnato, perché non basta la chimica, che non è riproducibile. Insomma, torna a quella cosa di prima, che rinunciarci sia non esplorare qualche cosa che non è esplorabile da un'altra parte. Poi io credo molto alla possibilità di non stare mancanti, e non lo credo di testa. Credo molto alla possibilità di non sentirsi mancanti perché non si è fatto un figlio, no? Però c'è credo. un problema con la parola rinunciare. Certo che c'è un problema. Come dire, ma io so di aver rinunciato a porzioni di libertà, qui non so riconoscere oggi un contenuto altro, però io credo di aver rinunciato alla maternità. Certo, per questo Cioè, è quello non che è senti tu, no? un dato a cui io ho rinunciato, è un'esperienza che non ho attraversato, di cui appunto riconosco
nel racconto tuo tutta la potenzialità e la potenza, però non penso di aver rinunciato, perché il rinunciato rientra in questa logica della scelta. Sono d'accordo, sì, sono Cioè, assolutamente non- d'accordo. No, non ho rinunciato, come non ho scelto non ho rinunciato. E quindi una domanda, in che parola lo metteresti tu? No, che è una cosa che si attraversa, cioè nella vita ce ne sono un tot, anche parecchie, alcune esperienze le attraversi o ti incrociano, altre esperienze non le attraversi e non sei toccata, non le- però perché- questo non dipende dalla scelta, cioè non dipende da una posizione razionale o politica o boh. Cioè non è tutta autodefinita. Però ci sono delle donne che ci dicono Sì. che invece è andata così. Sì, sì, Ok, sì, ma quindi penso che sia... Ora io mi dico, ma come mai tutte le volte, anche adesso noi, che siamo 4 su 5 lunadigas, per parlare di sta lunadicità, abbiamo bisogno di parlare della maternità. Mi sbaglio o come mai? Cioè, come mai? E come sempre la storia, mi chiedo scusa, mi devo muovere. È come quella storia un po' che per parlare dell'essere lesbica devo parlare dell'essere eterosessuale. Ma come mai? Mi sto facendo una domanda sbagliata, Liliana? No, secondo me Susi ha ragione, però questo è, so, anche qui cioè, è un po' che siamo intrappolati in un linguaggio, no? Per cui appunto, siccome non ha significato sociale, simbolico, culturale non avere figli, è solo una negazione, noi ne possiamo parlare prendendo le Per distanze, le opposto. misure per opposizione di traverso rispetto a quello che è il contenuto riconosciuto socialmente, no? Come l'esempio che tu hai fatto del lesbismo rispetto all'eterosessualità. Cioè, prima pensavo a una cosa, mentre parlava Sonia, mi ha molto colpito nella mia esperienza a scuola, in cui questa frontiera, diciamo, tra personale, individuale e ruolo è molto flessibile. Mi è successo spesso di essere interpellata in quanto madre. Cioè, io non sono una madre, ma diverse volte mi hanno chiamata mamma. E per me la maternità è solo, cioè, è solo qualcun altro che ti può chiamare in una relazione. Poi ovviamente in quel caso loro chiamano un ruolo, no? Perché tu riconoscono delle cose che è una cosa molto mescolata di relazione, amore, prendersi cura, bisogni, eccetera. Però penso che non lo so come dirlo, è la società cioè che il materno fuori dall'interpellazione non esiste, cioè non c'è sta roba naturale, per me, Che cosa sia il materno fuori dai significati che gli diamo, non lo so onestamente. Ma io sono d'accordissimo. Quando io da ragazzina dico non voglio stare al mondo perché sono madre o moglie, voglio dire quella roba lì. Però è potente perché ha segnato la tua vita. Certo, per contrappormi Esatto. ho dovuto, chiaro, Luna di Carti. eh sì, Luna di Carti. Però non è che non hai Hai esercitato il dovuto materno. lidarti, Io qua non è che non hai esercitato il materno. perché dobbiamo Hai scelto di non fare un intenderci. figlio. Sì, dobbiamo Ma intenderci. che casino è quello lì? Che casino è? Perché qui, come dire, vado in un'altra confusione, no? Perché qui nessuna sta dicendo che non vuole esercitare il materno in questa esistenza. Anzi, io ho sentito solo
messe in equilibrazione tra il non aver fatto un figlio e l'esercitare il materno altrove. A me mi viene un casino. Allora, qui non stiamo discutendo del scegliere di esercitare o no quella, non so se chiamarla io funzione, quella roba, qualcuno l'ha chiamata cura di essere zie, non zie, cioè facciamo le madri su tutti gli ordini gerarchici a tutti i livelli, però scegliamo di non fare i figli. No, io non ti ho proprio No. capita, Sono. Ma cioè, cosa vuol dire esercitare? Io non ho il senso materno, io ho il senso della... tu stai dicendo No, questo, ecco. infatti, da Boh. sempre, no? Però Da sempre. io tante volte, io da che ti conosco ti ho sentito dire questo, però cioè, mi sembra che, non lo so nemmeno io più cosa devo dire, no? Che proviamo a fare che si provi a fare una differenza tra quella roba lì, che può essere messa a disposizione di tanto, non necessariamente di un figlio, e il fare un figlio. È vero, che come se le donne che non hanno avuto figli si dovessero scusare, però io sto tanto bene con i miei nipoti, però io faccio tante altre cose. sì. però- Faccio è questo. l'ostetrica piuttosto Sì, che curo i oppure figli degli altri. porto Sì. i nipoti al cinema e Sì. come dire, non sono madre biologica, però faccio questo, però Sono faccio umana. quello, però No, nel senso che penso molto che questo tipo di sorta di giustificazione abbia a che fare con il desiderio di essere inclusa nell'umano. Bello. Mentre però penso che oggi c'è anche un'altra questione, che questo ha anche a che fare col fatto di essere produttive e che molte di noi non vogliono essere produttive né socialmente né economicamente, no? Cioè in cui la riproduzione o lo stigma sulla non riproduzione ha a che fare, non so, con una cornice di questo tipo. Di risultato, produzione come... No, no. Cioè che non dai, che la tua vita non dà niente di misurabile economicamente. Sei una nullità, non fai neanche i figli. Tant'è vero che il discorso... secondo me è molto più complesso che... Continua Liliana, perché... No, voglio dire, tanto è vero che parte della comunità LGBT cerca di accreditarsi come umana su questo terreno, del fare i figli e dell'essere genitori e genitrici. E in quanto tale viene inclusa E e dà sarà diritto di inclusa. cittadinanza, e questo dà diritto di cittadinanza. Sì. Questa è una grande contraddizione dentro il movimento, insomma, noi tendiamo a non... Ma io credo che ci sia anche una liberazione del proprio desiderio di paternità e di maternità, Sì. anche in quella cosa lì, non Cioè, c'è solo... c'è anche una... un'uniformità, ragazze. Ma che c'è anche liberare il proprio desiderio che spesso le lesbiche e i gay hanno represso di maternità e paternità, Hanno represso, Ma questo no. Cerchiamo di Adesso distinguere. magari Questo lo è liberano e legittimo. vogliono fare i figli, Questo è legittimo. che si sentono più liberi. Ma che questo sia l'unico desiderio legittimo non è normale. Certo no. Però Nella costruzione sociale è così, Marisa. Nella costruzione sociale del riconoscimento del desiderio, quello è l'unico che ha diritto di cittadinanza. Se tu lo guardi non solo dal punto di vista dell'esposizione sociale, ma anche dal punto di vista del come dire, contrattazione legislativa, lì siamo. Sì, è una grande leva questa dei figli. È Ma vero ragazzi, questo, ma una cosa? leva Per fare le enorme. famiglie, arcobaleno, cioè Sì, una basta leva che siano grande. famiglie, mi raccomando che siano famiglie. Cioè ragazze, ma noi abbiamo rotto muri su questa roba qua, capito? Io per esempio non sono schierata lì. quello che io percepisco molto, e qui parlo sul côté lesbico, è che oggi le lesbiche
visibili e accettate sono delle lesbiche che sono madri. Io credo che Perché- comunque negli anni passati ci sia stata una repressione del desiderio di paternità e maternità nelle lesbiche e nei gay enorme. C'è Anch'io lo stata pensavo enorme. così. No, ma è vero, il problema non è l'origine, il problema No, è il è prodotto. il risultato. È il Ancora la prodotto. paternità E il del prodotto bambino. è una normalizzazione, Rimane un donne, tabù. una normalizzazione. Cioè, allora, provo a spiegarmi. La richiesta non è tanto quella di un riconoscimento di quella relazione genitoriale fatta così tra due donne. La richiesta è che sia parificata alla norma, cioè a ciò che viene riconosciuto, stabilito e garantito. La famiglia che la Santa Romana Chiesa ha deciso che vale, e il giochino si gioca tutto sul meccanismo di Santa Romana Chiesa, ragazze, cioè non siamo fuori da lì. Non siamo fuori da lì, cioè il bisogno estremo di ricondurre tutto a quell'archetipo. Io sono convinta che lì per tornare all'inizio femminista degli anni 70, io contro quella roba lì mi sono sbattuta e spremuta con tutte voi e altre molte. E su quella roba lì io non torno indietro di un passo. Se le mie compagne, amiche, lesbiche, su quello si sono impappate il cervello, io sono disponibile a discutere sempre. Però noi siamo lì, ragazze, stiamo chiedendo quello, io su quella roba lì non ci sto. Mi è venuto questo pensiero, ma non è che in questo desiderio di non avere figli c'è anche una specie di desiderio di mantenere uno stato di eterna giovinezza, cioè rimanere nel regno della possibilità, in questo, no? In questo luogo dove non si è ancora definita, si è ancora giovani, ancora tutte... È un po' come diciamo in Piemonte, noi diciamo avere in culo una pula e qua è una gallina, cioè è una pollastra e non è ancora una gallina. La gallina ed è finita, fa le uova, poi invece la pollastra cova lì, invecchia al buon invece modo. la pollastra è sempre pollastra, è giovane, ha tante possibilità. Allora, pensate che in questa ci Io possa sono essere convintissima di questo desiderio di eterna giovinezza. Io lo penso. Gran ne sono presunzione, abbastanza ma convinta. fondamentalmente Sì, vero. sì, sì.